Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo bellissimo unicorno seduto. L'ho realizzato con le zampine piegate in questo modo ed è molto carino. Spero che piaccia alla persona che mi ha fatto questa richiesta. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare la testa dell'unicorno grande andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato bianco. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo ora un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 20 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 22 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo altri 2 giri di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 42 maglie basse. Ogni 5 maglie ora andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le nostre 36 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie e cominciamo a riempire. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e in tutto saranno 24 maglie basse. Continuate a riempire man mano e andate a fare ogni 2 maglie una diminuzione e in tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro saranno 12 maglie e proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo e lo andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Diamo un po' bene la forma al muso del nostro unicorno. Cerchiamo di assottigliare un po' la parte davanti e dare un po' la forma in questo modo. Per realizzare il corpo del nostro unicorno abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo ora un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 20 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 22 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 22 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 24 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 26 maglie basse. Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 28 maglie basse. Lavoriamo le 28 maglie per altri 4 giri. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 30 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 32 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 34 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 36 maglie basse. Per questo giro andiamo a fare 3 aumenti nelle prime 3 maglie e 3 aumenti nelle ultime 3 maglie. In tutto ci dobbiamo ritrovare con 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 8 giri le nostre 42 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 5 maglie una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 3 giri. Iniziamo a riempire con l'ovatta sintetica e diamo un po' la forma al nostro cavallo. Lì dove abbiamo fatto gli aumenti andiamo a sistemarlo in questo modo. Questo sarà il collo e questo sarà il corpo che andremo poi a proseguire. Quindi riempite bene e date un po' la forma. Magari dopo vi aiutate con un filo di ferro a mantenere la testa sopra e dare la forma meglio al vostro unicorno. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 32 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 32 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 34 maglie basse. Lavoriamo le 34 maglie per altri 3 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 36 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse.
Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 6 giri. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Riempiamo un altro po' con la vatta sintetica, diamo bene la forma e poi andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione, saranno 18 maglie basse. Inserite il filo di ferro, andate a fare sempre un anello in modo che non si sfili, regga bene, e arrivate fino al collo in modo da poter poi dare bene la forma al cavallo. Inserite ancora l'ovatta sintetica, continuate a riempire con la vatta sintetica e fate una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie. Proseguite con le diminuzioni e il riempimento fino a chiudere tutta la parte. E questo è il corpo del nostro cavallo. Utilizzando ago e filo andiamo a creare sul volto del nostro unicorno la base per gli occhi. Andiamo a spingere il filo un po' da una parte e un po' dall'altra e creiamo queste fossette dove andremo ad applicare gli occhi. Per le narici possiamo realizzarle sia direttamente utilizzando il filo e l'ago, oppure andiamo a fare una catenella di 4-5 maglie e andiamo poi a lavorare 5 o 4 maglie basse nelle nostre catenelle. Questo dipende da voi come volete fare. Possiamo fare questo archetto così come ho detto con lo stesso filo. Andiamo in questo modo, creiamo un archetto che andremo poi a riempire con lo stesso filo. Facciamo una piccola solina in questo modo e passiamo magari 2 o 3 volte in base al vostro filato. Facciamo la stessa misura degli archetti e andiamo poi a riempire semplicemente entrando con ago e filo, andiamo a riempire questa zona qui che abbiamo realizzato. Se per voi è difficile in questo modo, andate poi a cucire dopo quell'archetto che avete fatto con le catenelle alla base qui in modo da realizzare le narici. Fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Entriamo dall'altro lato e andiamo a fare lo stesso lavoro. Cerchiamo di farlo alla stessa altezza e alla stessa distanza. E proseguite allo stesso modo. Per realizzare le narici andiamo a fare una catenella di 5 maglie, lavoriamo 5 maglie basse, stacchiamo poi il filo e dobbiamo andare a cucire sul muso qui. Andiamo a farne due, una da una parte e una dall'altra. Per le sopracciglia ho realizzato una catenella di 8 maglie, ho lavorato 8 maglie basse, poi staccato il filo e vado a cucire sugli occhi. Le zambe vanno fatte tutte allo stesso modo, solo che queste qui di dietro andranno piegate in questo modo, mentre quelle davanti andranno piegate in quest'altro modo, però vanno fatte tutte con lo stesso schema. Per le zambe con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo poi l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 28 maglie basse. Facciamo un altro giro di 28 maglie basse. La diminuzione della prima maglia e la diminuzione dell'ultima maglia saranno 26 maglie basse.
Facciamo un altro giro di 26 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 16 maglie basse. Possiamo iniziare a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 10 maglie basse. E continuiamo a riempire. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 8 maglie basse. Riempiamo ancora un altro po' e poi facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Facciamo un altro giro di 6 maglie basse. Siamo arrivati a questa altezza e qui andremo a riempire pochissimo in modo da poter poi piegare la zampa da un lato o dall'altro. Quindi questa parte qua riempite pochissimo di ovatta e proseguiamo con la realizzazione di un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 12 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le nostre 10 maglie per altri 4 giri e continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 8 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato con quello giallo e andiamo a fare un giro di 8 maglie con il filato giallo, così come ho fatto con questa zampa. Lo zoccolo vado a fare con quest'altro filato, quindi vado a cambiare il filato e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 10 maglie basse lavorate però con questo altro tipo di filato. Lavoriamo per altri 3 giri di 10 maglie con questo filato. Continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare 10 maglie però lavorate in costa dietro. Prendete solo la parte interna delle maglie e le andate a lavorare a maglie basse. Proseguite i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e poi andrete a nascondere il filo all'interno. Possiamo staccare e andiamo poi a dare la forma e a nascondere all'interno della zampa. Di zampe ne dobbiamo fare 4 uguali. Per l'orecchio abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e saranno 7 maglie basse. Lavoriamo poi le 7 maglie per altri 5 giri, poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire sulla testa. Con ago e filo stringiamo sempre la base qui di sotto delle orecchie e poi andiamo a cucire al lato della testa. Dobbiamo prima chiudere questa parte, volendo potete anche stringere leggermente l'orecchio alla base, basterà passare il filo da un lato e l'altro e andate a stringere leggermente questa parte qui. Date un po' la forma all'orecchio e poi andate a cucire al lato della testa. Fermate magari sempre prima con gli spilli in modo da avere sempre la misura giusta. Fermiamo sempre con gli spilli le sopracciglia e poi andiamo a cucire alla base di sotto con ago e filo. Andate a stringere un po' il muso del vostro unicorno passando il filo da un lato all'altro in questo modo e cercate di incavare un po' i laterali. Andiamo poi a cucire maglia per maglia la testa al corpo. Per la criniera potete farla lunga quando volete, dovete considerare che poi verrà un po' arrotolata, quindi magari la base di sotto la fate più lunga, quella più sopra la fate più corta e dovete andare, io ho fatto questa di 40 catenelle, andate poi a fare 3 maglie alte nella stessa maglia e dovete proseguire questo lavoro di 3 maglie alte per ogni maglia sottostante. In questo modo verrà automaticamente ad arrotolarsi il lavoro e questa sarà sia la criniera che la coda del nostro unicorno. Naturalmente la farete colorata dei colori che più vi piacciono
Io vado ad utilizzare questo colore che mi piace tantissimo perché fa questo effetto multicolor, e poi andrò magari a mettere qualche altro colore abbinato. Potete farla sfumata come più vi piace, tipo arcobaleno, come più vi piace. Proseguite questa lavorazione di 3 maglie per ogni maglia, man mano si andrà ad arrotolare e questa sarà la criniera. Dovete formarne tante in modo da riempire tutta la testa e la base del corpo fino a un certo punto del vostro cavallo. Proseguite a realizzare i vari ciuffi per la criniera e andate a riempire un po' questa zona della testa e del corpo, e poi andate a fare la stessa cosa per la coda. Andiamo a posizionare le nostre zampe in questo modo. Dobbiamo mettere quelle davanti piegate in questo modo e quelle dietro le andremo a piegare in quest'altro modo. Dobbiamo andare a cucire la parte interna delle zampe. Qui dobbiamo far aderire bene, quindi poggiate prima gli spilli e fermate bene le parti. Volendo potete mettere il filo di ferro all'interno delle zampe, oppure potete andare a cucire sull'altro lato della zampa, in questo punto qui, così si terranno ben ferme. Quindi decidete un po' voi se mettere il filo di ferro oppure fermarle con dei punti di cucitura. Andremo poi ad inserire la criniera come vi ho fatto vedere. Andate a fare questi vari ciuffi colorati dei colori che più vi piacciono, e poi andremo a rivestire tutta la criniera e così anche per la coda dietro. Per il corno avviate un anello magico di 6 maglie con il filato che preferite, poi stringete il vostro anello e andate a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 8 maglie lavorate. L'altezza che volete dare al vostro corno è facoltativa, sceglietela voi. Andate a fare un po' di giri sempre lavorando le vostre 8 maglie fino a raggiungere l'altezza che desiderate. Io ho lavorato le mie 8 maglie per altri 5 giri, vado a staccare il filo, vado a riempire un po' con l'ovatta sintetica e volendo potete passare il filo giallo o un altro tipo di filato intorno. Se vi piace andate a passare con ago e filo il filo in questo modo e poi bloccate e verrà fuori questo tipo di corno, oppure potete lasciarlo così. Fermate con gli spilli al centro della testa e andate poi a cucire maglia per maglia il vostro corno. Posizionatelo in questo modo e poi andate a cucire maglia per maglia bene dopo aver fermato alla stessa altezza le due zampe anteriori. Magari le mettete prima distese in questo modo e poi andate a ripiegare successivamente. Ed ecco il mio unicorno terminato. Sono andata a cucire le zampe come vi ho detto, le ho cucite tutte e due da questo lato, queste dietro. Quelle davanti le ho cucite in questo modo qui, in modo da bloccarle con il filo, oppure come ho detto prima potete utilizzare il filo di ferro, ma se andate a dare dei bambini conviene a non inserirlo, e quindi andate semplicemente a cucire con ago e filo dello stesso colore. Vi aspetto al prossimo tutorial, vi abbraccio forte, vi mando un grande bacio, taggatemi se lo realizzate e fatemi vedere i vostri lavori. Ciao ciao, un abbraccio, alla prossima! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.